sai come si traduce il verbo inglese to know in italiano? Metà di voi ha probabilmente pensato al verbo conoscere e l'altra metà al verbo sapere. Ma qual è la risposta giusta? Scopriamolo insieme. Cominciamo analizzando il significato del verbo sapere e del verbo conoscere. Sapere significa possedere delle competenze oppure avere a disposizione determinate informazioni o fatti. Ad esempio, Luigi sa tantissime cose di biologia. Sai dove è andata mia sorella? Conoscere, invece, significa avere notizia di una cosa oppure di una persona, o anche essere in grado di comprendere qualcosa o qualcuno. Ad esempio, la polizia non conosce l'alibi dell'assassino. Conosci mia sorella? Ora vediamo il caso più semplice, quello cioè in cui conoscere e sapere possono essere utilizzati senza differenze. Negli esempi che vedremo non c'è differenza tra i due verbi ed entrambi sono corretti da un punto di vista grammaticale. Infatti, in italiano si può dire: tu conosci il francese? Tu sai il francese? Non conosco le regole di questo gioco. Non so le regole di questo gioco. Noi conosciamo tutti i giocatori dell'Inter. Noi sappiamo tutti i giocatori dell'Inter. In questi esempi entrambi i verbi sono corretti. L'unica piccola differenza è che il verbo conoscere è più specifico, mentre il verbo sapere risulta più colloquiale e informale. Vediamo ora un caso diverso. Quando la conoscenza è il risultato di un'esperienza passata o precedente nel tempo rispetto al momento presente, come ad esempio l'aver conosciuto qualcuno prima, il verbo conoscere è l'unico verbo da utilizzare e si può usare in riferimento a persone, luoghi, cibo, film, eccetera. Vediamo alcuni esempi. Io conosco tuo padre. Paolo non conosce Napoli. Noi conosciamo quel museo. Voi conoscete il sushi? Ricorda inoltre che conoscere si usa anche quando si vuole parlare di una persona mai incontrata di persona, ma molto famosa, che tutti conoscono. Anche in questi casi, conoscere è l'unico verbo corretto. Ad esempio, si può dire: tutti conoscono quel regista. Io non conosco questo calciatore. Conosci questo film? Un caso completamente diverso si ha quando la conoscenza riguarda il tempo, cioè l'orario oppure le settimane, i mesi, gli anni. Qui l'unico verbo che si deve utilizzare è sapere e quindi si potrà dire: scusa, sai che ore sono? Non sappiamo quando parte il treno. Giovanni è ancora troppo piccolo per sapere in che anno è nato. Nessuno sa quando riaprirà il museo. Inoltre si usa sempre il verbo sapere prima di quelle parole che introducono una domanda, cioè chi, che cosa, dove, quale, come, quanto, perché. Ad esempio, non so dove sarà la festa di Luca. Voi sapete cosa è successo? Tu sai come si ripara una bicicletta? Ci sono poi dei casi in cui la differenza tra conoscere e sapere è davvero molto sottile. Per esempio, tu conosci questa poesia? In questo caso, con conoscere si intende se hai mai sentito prima questa poesia, se ti è mai capitato di leggerla. Chiedere invece tu sai questa poesia significa chiedere se sai a memoria questa poesia, cioè se sai il suo testo con precisione. Infine, se la conoscenza riguarda la capacità di fare
qualcosa, in alternativa al verbo potere o essere in grado, si può usare il verbo sapere. Attenzione, in questi casi è sbagliato usare il verbo conoscere. Infatti la costruzione della frase è la seguente: verbo conoscere più verbo all'infinito, e il verbo conoscere assume la funzione di verbo servile, cioè di verbo che aiuta un altro verbo nella costruzione della frase. Ecco alcuni esempi. Sai giocare a poker? Non so dipingere con gli acquerelli. Maria sa cucinare benissimo. Voi sapete usare questo attrezzo? Insomma, la risposta alla nostra domanda iniziale, come spesso succede, è dipende. Le lingue sono complicate e non sempre la traduzione di una parola in un'altra lingua ha lo stesso identico significato. Per questo è importantissimo basarsi sempre sulla lingua vera, quella parlata e scritta dai madrelingua. Spero che questa lezione ti sia stata utile e che ti abbia chiarito alcuni dubbi che spesso gli studenti della lingua italiana hanno nell'utilizzare correttamente i verbi conoscere e sapere. Se questo video ti è piaciuto, io so che tu sai che cosa fare. Se invece vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, ti consiglio di guardare questo video. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!